cooperare con altri, mettersi in discussione. Vi mettete in gioco, detta anche poi le opportunità che ricevete, non solo dal punto di vista lavorativo, ma proprio anche opportunità di crescita umana e professionale. Non partire dal concetto che il game designer è quello che ha l'idea. Volevo sfatare la cosa che per essere un game designer hai bisogno di saper programmare, perché non è così, o meglio, se ti servono delle conoscenze per creare un prototipo di una meccanica, però il lavoro che va a fare il game designer puro. Allora, buongiorno a tutti. Io intanto vi ringrazio di essere qua oggi e vorrei fare una piccola introduzione. Ho voluto portare sul canale dei miei amici e colleghi, ex compagni di studi, potremmo dire, studi di game design ovviamente, per dare un po' quella che è la nostra esperienza e indicazioni anche a chi sta studiando o vuole studiare videogiochi, game design e fare videogiochi di conseguenza, con la consapevolezza che, primo disclaimer, non siamo senior navigati, siamo junior, neolaureati, diplomati, come volete chiamarci, e abbiamo appena iniziato il nostro percorso, ma abbiamo 3 anni di esperienza per quanto riguarda progetti, portfolio, vertical slice, studiare game design proprio sia da un punto di vista teorico sia da un punto di vista pratico, e siamo neo developer fondamentalmente. Abbiamo una prospettiva quindi fresca su quello che significa, secondo me, studiare game design nei nostri tempi correnti, e quindi, nonostante i miei video di solito siano legati e come posso dire, adatti anche a persone che sono appassionate al mondo dei videogiochi a livello generale, che vogliono scoprire di più sul game design, questa live, aperta a tutti ovviamente, anzi probabilmente sarà molto interessante per tutti, ma è rivolta principalmente a chi vuole studiare e vuole approfondire il game design, il game development. Secondo disclaimer, diciamo breve, noi siamo designer, non ovviamente spaziando dal game level, technical, chi più chi meno, narrative eccetera. Però questa live è incentrata sul game design ed è incentrata sul developing e il lavoro in team. Detto questo, però, è secondo me molto interessante, anche se anche nel caso in cui voi siate figure complementari, figure più legate al lato artistico, perché intanto perché il lavoro in team nel mondo della videogame industry è sempre importante da esplorare. Secondo, è importante secondo me sapere anche cosa fanno i designer e cosa fanno le altre figure con cui andate a lavorare, se avete intenzione di entrare in questo mondo. E quindi le cose di cui parleremo oggi sono studiare game e level design, narrative design, design in generale di videogiochi e il nostro background, quindi sviluppare le relative skill, metodi di studio tra virgolette potremmo chiamarli, e i nostri progetti. In secondo luogo gli ostacoli a cui siamo andati incontro e che abbiamo affrontato in questi progetti di team, sia da un punto di vista lavorativo sia da un punto di vista umano. Esatto. Infatti quando ho pensato a fare questa live ho pensato anche a te, Sam. In realtà l'avevo in mente da un po' di tempo, però a maggior ragione ho pensato anche a te, perché mi ricordavo di questo fatto. In generale, secondo me, questo tipo di live possono essere interessanti per lo sviluppo delle skill e approccio ai progetti, portfolio, eccetera, per qualsiasi appunto posizione nel mercato del game development, anche giochi da tavolo, eccetera. Direi di iniziare introducendo brevemente, dando spazio ai miei ospiti. Partite, fate voi. Sì, io mi sono cambiato il nome sul server, ero con il mio nickname E fino ti a ha 2 messo secondi fa, basso? Ma sì, e tranquillo. mi sono fregato da solo. Ma tranquillo. Allora, io mi chiamo It Simone, is what it is. sono un designer generalist. Principalmente il mio focus è sul game design, nello specifico gameplay design, ma mi occupo anche di level, del lato tech, implementazione tramite il visual scripting di Unreal, in questo caso le blueprint,
E basta, c'è altro che si vuol sapere? Ma io vi direi magari presentatevi anche con un vostro background per capire Il mio background in realtà è nel settore del turismo, dell'accoglienza. Ho lavorato principalmente in customer support / service e ho fatto lead generation per gli homeowner cosiddetti, quindi i proprietari delle ville da affittare, insomma, ai turisti, proprio per farla semplice, tramite Google Ads, Facebook, marketing diretto, un po' di tutto, insomma. Poi mi sono iscritto allo stesso corso a cui ci siamo iscritti tutti noi di game design, per inseguire questa passione che esiste dal bordo dei tempi. Grazie. Ho lavorato un po' di progetti, alcuni anche con Esatto. persone in questa chiamata. Persone casuali, assolutamente A caso, non io, sì. però ok. Perfetto. Allora, io invece mi chiamo Edier, piacere. Il mio background non ha molto a che vedere appunto con quelli che sono i videogiochi, perché io ne vengo da degli studi relativi alla chimica. Post diploma ho iniziato a seguire il percorso in game design. Come specializzazione anch'io sono in realtà molto simile a Simone, quindi il mio focus va su quello che è gameplay design, feature di meccaniche e quant'altro. Ovviamente vado anche magari a lavorare su quello che è il visual scripting, quindi la programmazione di Unreal Engine, però non a livello tech alto, quindi rimango sempre molto più focalizzato sul design. Mi piace anche ovviamente il discorso di, diciamo, game producing, quindi gestione dei progetti, gestione dei lavori e insomma lato un pochino più gestionale del team. Ok. Va Come bene. volete. Ciao a tutti, io sono Edoardo, sono game designer. Come ha detto Simone prima, anch'io mi occupo principalmente di design di gameplay, principalmente meccaniche principali, secondarie e design di possibili ostacoli all'interno del gioco, che possono variare dai nemici o da letteralmente ostacoli da superare con effettivo movimento del giocatore. Il mio background non c'è moltissimo da dire, diciamo che appena aver smesso di studiare alle superiori ho cercato un modo per trasformare la passione per i videogiochi in un lavoro e grazie al massimo metodo del passaparola ho scoperto Hive e ho seguito il percorso di studio che mi ha portato a conoscere le meravigliose persone che si trovano in questa chat e in questa live oggi. E ho lavorato Adulatore. No, mai. E ho lavorato anch'io a diversi progetti in questi 3 anni di studio con tutte le persone che si trovano qui dentro. E sono molto soddisfatto dei risultati. Speriamo che ci sia modo di arrivare a una carriera per tutti il prima possibile. Nient'altro, direi. Vado io? Ciao a tutti, sono Riccardo, anch'io ho frequentato l'accademia con i ragazzi qui in chiamata. Io inizialmente parto da un background di anch'io nell'accoglienza come Simone, nell'ambito però alberghiero. Ho fatto circa 3 anni all'estero a Londra come hotel receptionist. Dopodiché sono successe un paio di cosette tipo il Covid. Nel contemporaneo sono stato sfrattato di casa e c'era una situazione un po' particolare, però insomma, quindi dal Covid c'è stato un cambiamento fondamentale della mia carriera. In realtà volevo già avvicinarmi a questo mondo dei videogiochi, mi ha appassionato sin da quando ero piccino. Ho fatto già qualche colloquio lì, però insomma, date le circostanze poi sono tornato in Italia e quindi ho scelto di frequentare insomma l'accademia e niente, ho inseguito la mia passione. Ho già in realtà anche lavoricchiato, collaborato con uno studio all'estero, negli Stati Uniti. Qualche soddisfazione me la sono tolta, però insomma adesso cerco anche di continuare su questa falsariga, di estendere questa mia carriera nel mondo dello sviluppo il più possibile, che comunque mi ha dato anche un sacco di soddisfazione con i ragazzi qui in chiamata, personali, e questo è un bel mondo dove lavorare. Simone,
The last one. Arrivo. Il secondo Simone. Il secondo Simone, attenzione. Abbiamo Alessia, Alessio, Chissà se è il Simone, migliore o il Simone. peggiore. Ma non per importanza. ma non- Allora, mi presento, ciao a tutti ragazzi, sono Simone, io vengo da 5 anni circa di studi di elettronica e sistemi elettronici, però dopo aver preso il diploma come perito elettronico ho deciso di avvicinarmi un pochettino di più a questo mondo, che è sempre stata la mia passione, ed è un pensiero che ho cominciato ad avere grazie alla mia passione per il game modding, già da un po' di anni, dal 2015 mi pare. Avevo già iniziato a moddare un po' di giochi anche ormai definibili retro e quindi niente, sono capitato anche io nello stesso corso dei ragazzi qui, e io nello specifico mi focalizzo sul level design, quindi sono definibile level designer. Nonostante comunque un angolino per il game design esiste sempre, però il mio focus rimane il level design. E nulla, anche io come gli altri qui presenti ho avuto la possibilità di collaborare con quasi tutti in realtà, anche a dire tutti in realtà, quelli presenti in questa chat, e nulla, speriamo che tutti quanti qui dentro possano avere uno sbocco, quello che alla fine cerchiamo. Allora, effettivamente, ora che stavo pensando alle presentazioni, no? Io mi sono resa conto che non ho mai fatto una presentazione lavorativa di me stessa, quindi bene, neanche sul canale YouTube, quindi a posto. Io mi focalizzo più anch'io sul lato level, però rimango molto aperto soprattutto da un punto di vista di environment design e narrative design. Questo è quello che mi piace, quantomeno. Prima di tutto ho un background principalmente... Vabbè, liceo scientifico e successivamente letterario, ho fatto un anno di lettere e ho droppato fondamentalmente, non era la mia strada, quindi ho un background molto più narrativo, potremmo dire anche a livello di interessi. Per farla breve, anch'io 3 anni di accademia, mi sono focalizzata più sul level design e sempre rimanendo T-shaped, come si suol dire, e ho avuto modo anche di iniziare qualche lavoretto nell'industria, sempre niente di fisso, però esperienze molto utili, quantomeno per accumulare esperienza, e ho avuto anche modo, come avete detto giustamente voi, di collaborare con i miei compagneros. Che altro dire? Il futuro non lo diciamo ancora, sì, mi riservo di... Spoiler! Non spoileriamo, non spoileriamo. No spoiler. Chi sa, chi non sa, non saprà fino a quando... Ecco. Deve sapere. Va bene. Se Vai, se vai, poi scusami. posso- Sì, Alessio vai. non si Mi presenta. stavo dimenticando di L'abbiamo te. detto prima, ma l'abbiamo detto prima, lui non si presenta. Lui non si presenta. No, esatto. Piacere a tutti, io sono Alessio. Il mio background è assai particolare in realtà. Io prima dell'accademia ho frequentato un istituto tecnico agrario di 5 anni, quindi abbastanza diverso da quello che poi ho intrapreso. Finito i 5 anni di superiori mi sono preso un anno sabbatico, dove in realtà ho provato a entrare a fisioterapia, ma con scarsi risultati e con la decisione di no, questo non fa per me, ho deciso di intraprendere il percorso accademico e quindi di entrare nel mondo della realizzazione dei videogiochi e del game design, insomma, perché mi sono trovato a dover fare una scelta per provare a fare qualcosa che mi è sempre piaciuto sin da quando mi piaceva giocare ai videogiochi. Allora ho detto proviamo a realizzarli, e devo dire che in questi 3 anni, insomma, di studi ho trovato un discreto, mettiamola così, una discreta soddisfazione sulla mia scelta. Quindi adesso sono qui con voi dopo 3 anni di lavoro anche assieme a praticamente tutti voi. Io sono specializzato, tra virgolette, se vogliamo definirla così, in level design, con un certo interesse soprattutto sull'aspetto dell'environment design e anche nella collaborazione nell'aspetto grafico del tutto, ecco.
per il follow. Vedo che nella maggior parte dei casi non era nei piani / si erano prese strade diverse dall'inizio. Diciamo che in realtà anche vedendo su internet la maggior parte delle persone che soprattutto in Italia entrano nel game development mi sembra di vedere che partono o da lato programmazione. Purtroppo i compagni che effettivamente sono partiti da questo background ci sono, ma non sono qui con noi oggi purtroppo, ma magari ci sarà occasione in futuro. Comunque sono diversi, come posso dire. Altre persone partono dai background più disparati e quindi è veramente, veramente interessante. Direi di partire con un argomento che è quello appunto dello studio del game design, e vi chiederei di parlare un attimo di cosa, secondo voi, a livello teorico, principalmente, successivamente anche pratico, vi ha aiutato maggiormente. Ovviamente noi partiamo da un background accademico, quindi con qualcuno che ti insegna le cose, tra virgolette. Cosa secondo voi aiuta o può aiutare una persona che vuole intraprendere questo percorso a comprendere i concetti teorici e a solidificare le competenze proprio game design puro? Io ho uno spunto da cui partire, se volete. Per me parti. Che è uno spunto dove penso tutti possiamo concordare, che è lo spunto del fare più pratica, fare più progetti possibile. Ok, studiare i concetti teorici, però poi quello che conta è capire come applicare quei concetti teorici ad un progetto. Non per forza un videogioco, i miei colleghi hanno fatto anche giochi da tavolo, quindi anche progetti extra, se vogliamo, extra videoludici. Proprio quello che riguarda il gioco in tutte le sue declinazioni. Il modo per consolidare, io penso, sia la pratica. Mettere in pratica e capire, perché io penso che sia un ambiente dove non ci sono assolutismi, cioè c'è un concetto di design che magari può essere in parte considerato universale e sempre corretto, però se poi tu hai un progetto dove ci sono degli aspetti diversi rispetto il genere standard, quel concetto può non essere più applicabile o può essere applicabile in parte. No, sono d'accordo. Se posso fare una parentesi, vorrei dire che sono assolutamente d'accordo con quello che dice Riccardo. Tanta pratica e soprattutto imparare ad applicare, come dice lui, la teoria, magari anche cercando di rivedere certi aspetti della teoria in questione. Arrivando a questo punto, una cosa fondamentale, un processo fondamentale per iniziare anche a rivedere queste teorie anche con la propria mente, lavorando ad un progetto, è cooperare con altri, mettersi in discussione, non solo a un certo punto tramite il dialogo con altri sviluppatori, con altri designer, ma a un certo punto anche con se stessi, quando si ha una certa abitudine nel pensare a una pratica di design, pensare se è il modo giusto per creare qualcosa o se è necessario cambiare il processo creativo, rivedere, modificare quello che ti è stato insegnato come una base, vedere tutto quello che si è imparato come una base, di conseguenza aggiungere alle proprie esperienze nuove possibilità creative. Infatti, Diciamo se posso che- un assist. Vai pure, Ede, poi Volevo fare un assist su il discorso effettivamente di mettersi in gioco per consolidare le competenze, perché allora a livello teorico, come diceva Riccardo, ci si può andare a fare degli studi, ci sono libri di teoria di design, ci sono tanti modi per andare appunto ad acquisire conoscenze che comunque non sono assolutismi, perché molte cose comunque variano da progetto a progetto. Una cosa molto utile infatti è, una volta consolidati comunque dei principi di base, di conoscenze teoriche, cercare di mettersi in gioco conoscendo nuove persone. Ci sono tanti modi, ci sono un sacco di jam accessibili in cui iniziare a lavorare in team con persone anche che non si conoscono, ma ci sono anche tanti server di Discord dove poter appunto andare a entrare in delle community di sviluppatori con cui fare conoscenza, perché questo aiuta sia di base per il networking, ma fare tanti progetti con persone diverse e progetti diversi aiuta a
abituarsi al fatto che di progetto in progetto ti troverai sempre in contesti diversi, quindi le relazioni sociali, i rapporti che si creano agli interni dei team, ma anche i vari step dello sviluppo di un progetto che non possono non essere sempre uguali, perché a volte magari esce fuori un problema che le altre volte non c'era stato, quindi proprio abituarsi al fatto che si deve saper sempre adattarsi a quello che sta succedendo all'interno dello sviluppo del singolo progetto. Secondo me più si riesce a farne, più ci si riesce a buttare, conoscere persone nuove, fare tanti lavori, più si inizia ad avere una skill alta nel riuscire a portare poi avanti il sviluppo di vari e diversi progetti. Hai alla fine anticipato quello che stavo per dire io. Rinforzo a questo punto il concetto. Niente, mi ha rubato il neurone. Finita. Rinforzo il concetto del tu parti con una base che sono le tecniche di design, in questo caso parliamo di game design puro, quindi tu parti con queste basi, ma poi è estremamente importante il contesto e quello che devi andare a designare, quindi di per sé la base poi la riadatterai per designare quello di cui hai bisogno. Come diceva Eddie, il networking è importante, visto qualche dubbio per persone introverse. Essere introversi può essere un primo muro. Noi abbiamo avuto persone introverse in chat, nel corso, ma è tutto un iniziare, nel senso che all'inizio non parla nessuno, ragazzi. Cioè, all'inizio qua dentro, quanti siamo? 8 qua dentro, quanti parlavano? 3 forse, non lo so, e vedo qualcuno scuotere la testa. Io non sto dicendo di nessuno appositamente, perché comunque sono tante le persone che all'inizio non conoscendo sono dubbiosi eccetera, ma è una cosa progressiva, cioè poi vedendo che si parla della stessa cosa, vedere che si ha la stessa passione fondamentalmente porta a sbloccarsi un attimo. Ora, chiusa la parentesi sul discorso dell'essere introversi, alla fine quello che ha detto Eddie era più o meno quello che volevo dire anche io. Io aggiungerei un paio di... Prego. No, vai tu. Vabbè. Mi ruba l'idea questa volta. No, volevo aggiungere un paio di considerazioni anche prendendo spunti da Sam in chat. Uno è su quello che ha scritto prima sul fatto che molti hanno iniziato facendo altro o comunque non era nei piani. Una cosa interessante del game development in generale, ma credo ancor più per il game design, è la trasversalità del settore. Ci sono un sacco di competenze che non ti aspetteresti magari possono tornare utili, che poi in realtà lo sono. Facendo un esempio molto semplice, qualcosa di estremamente utile che io mi porto dalla mia esperienza nell'hospitality, soprattutto dal customer support, service, relations, quello che ho fatto, e sono le capacità comunicative e il sapersi relazionare con diverse persone. Nel game design una delle cose principali che si va a fare è comunicare, parlando o scrivendo la documentazione, ma comunque comunicare quelli che sono le idee, i concetti, design, eccetera. Quindi è qualcosa che torna estremamente utile. Quello che voglio dire quindi è il fatto che un modo anche per affinare le proprie competenze nell'ambito è fare altre esperienze. Anche delle passioni personali che si possono avere, sono sicuro al 100% per natura del game development, che racchiude un sacco di forme d'arte insieme, di discipline, anche psicologia, c'è di tutto dentro, che qualsiasi altra passione, attività passata si abbia, torni utile in qualche modo. Allacciandomi alla considerazione sul networking, collegandosi anche al come affinare le proprie conoscenze e competenze, un modo molto semplice che ho scoperto per fare networking con persone tendenzialmente anche più esperte, con cui si ha più difficoltà spesso e volentieri ad approcciarsi, è fare domande.
Si ha un dubbio, una curiosità, si fa una domanda, tipo ehi, ho visto che tu hai lavorato a questo progetto, che so, oppure io sto lavorando a un progetto simile, volevo chiederti, hai qualche insight su magari come realizzare questa cosa? Perché alla fine anche i più grandi professionisti sono state pippe megagalattiche come noi, quindi quello che ho scoperto nel tempo è che fa solo piacere aiutare chi è verso gli inizi, chi è più inesperto. Apro solo una parentesi e la chiudo subito, poi lascio parlare Riccardo. Riguardo questa cosa che ha detto Simone di fare domande, io credo che, allora, se non sbaglio sono su Discord dal 2000, batte la pesca, non mi ricordo ragazzi, però è tanti anni che uso Discord. Prima di studiare questa materia qua, in tutti questi anni avrò aggiunto qualcosa come 5 server. Ecco, nei 3 anni in cui ho studiato game e level design credo di aver aggiunto una ventina di server, forse qualcosa in più, tutto riguardante networking, gente, gruppi jam, gruppi anche in realtà non solo di game development, e aiuta, e la gente chiede sempre e comunque, c'è sempre gente che è disposta a dare una mano anche a chi ne sa poco, la disponibilità è totale. Chiusa la parentesi, puoi andare. No, grazie. No, ne approfitto e mi allaccio anch'io al discorso sia networking sia comunicazione, che penso la skill più importante che si deve avere in questo lavoro. Al discorso networking dico che, proprio a proposito dei server, posso capire che magari qualcuno ha anche un po' un blocco anche solo nello scrivere in un server. Comunque voi vi potete unire a dei server, a delle community dove potete solo entrare e vedere di cosa si sta parlando. Vedere di cosa si sta parlando, una persona parla di un determinato argomento, condivide un video su quell'argomento, o condivide un documento, o condivide un qualcosa. Voi potete accedere a quella risorsa senza comunque dover scrivere niente, perché proprio sono fatti apposta i server per condividere conoscenze, esperienze. Poi si può cercare anche un po' l'interazione. Io per esempio ho trovato banalmente lavoro scrivendo in un server Discord, cioè è stata questa l'origine del mio trovare una collaborazione con uno studio negli Stati Uniti, che io non mi aspettavo, vi dico la verità, perché ero partito semplicemente discutendo con altre persone, quindi neanche questa persona dello studio. Però poi questa persona mi scrisse: io ho visto che hai scritto questa cosa, ma senti, ma tu quindi sei competente, hai queste competenze? Ho detto sì, guarda, ho fatto questo, quest'altro, ho condiviso il mio portfolio, abbiamo iniziato a parlare e da lì poi è spuntata una collaborazione. Quindi anche il grado in cui voi vi inserite, vi mettete in gioco, detta anche poi le opportunità che ricevete, non solo dal punto di vista lavorativo, ma proprio anche opportunità di crescita umana e professionale. Mettersi in gioco è importante, però anche arrivarci con i giusti tempi, secondo me. La comunicazione è la skill più importante che c'è in questo lavoro, perché oltre per quello che ha già detto Simone, quindi comunicare con i colleghi, con gli altri sviluppatori, comunicare le vostre idee, ma anche banalmente per i giocatori, perché voi da game designer, da level designer dovete comunicare emozioni, quindi dovete capire come comunicare quell'emozione tramite una meccanica, tramite un livello, quindi come è composto un livello già comunica qualcosa, quindi è proprio quello su cui si basa questa disciplina. Se posso aggiungere una cosa per quanto riguarda quello che diceva Sam, io ti posso dire, per la mia anche esperienza lavorativa esterna, ho fatto un altro lavoro ho lavorato durante i miei 3 anni di studi in Hive. Io sono riuscito a prendere il mio essere puntiglioso, il mio essere abbastanza preciso nel mio lavoro attuale, sono riuscito a trasportarlo, quello che è il game design, quello che mi occupo io. Quindi sì, è una cosa che si ricollegava a quello che diceva Simone, però ci tenevo a portare questo mio esempio. E niente, l'unica cosa che io personalmente aggiungerei è quella di intanto da un punto di vista teorico ottenere le fonti il più possibile a livello teorico e poi giustamente scalare sul pratico, ma anche cioè questa è una considerazione mia, potreste non essere d'accordo, ma anche analizzare con occhio più critico quello che giocate può aiutare, perché banalmente adesso entrando nell'accademia ad esempio una
task o un compito che avevamo noi a suo tempo era quello di analizzare determinati giochi, no? Analizzare i giochi ti aiuta a comprendere dei concetti teorici che ci stanno dietro e come essi vengono applicati ai giochi, secondo me. E questo può, secondo me, aiutare a comprendere cosa c'è dietro un gioco se uno soprattutto parte da zero. E se uno partecipa a progetti GEM, nelle GEM per forza bisogna fare questa cosa, altrimenti non vivi. Less is more, keep it simple, insomma, sia per quanto riguarda GEM, e lì è abbastanza ovvio perché devi fare le cose in pochi giorni, ma anche per quanto riguarda progetti secondari, progetti primari che volete fare per conto vostro, da soli, in team, ma a livello tecnico proprio partire dal piccolo per poi andare con calma a buildare le vostre competenze tecniche dopo un determinato numero di progetti, secondo me, senza voler fare tutto subito, perché questo in diverse aree della vita in realtà potrebbe funzionare. Partire con un obiettivo. Sì, e non voler fare 70 obiettivi insieme, perché non funzionerà. Sì, la cosa importante, scusa Simo, la cosa importante sicuramente è settarsi degli obiettivi piccoli, studiarlo a modo. Lo vedo io, se posso tirare fuori un esempio, lo vedo io su un mio progetto che sto portando avanti da un po' troppo, e ho dovuto fare dei passi indietro, e quando si trova a dover fare dei passi indietro è passatemi il termine, una perdita di tempo. C'è comunque da dire che non c'è di per sé niente di male nel fare qualche passo indietro quando è necessario, anzi è una presa di consapevolezza, giusto per non spaventare no, certo, la certo. gente. No, certo, ci mancherebbe, no. Una considerazione che a me piace fare, scusate, sto giocando con... Ho visto con una carta di Yu-Gi-Oh! Cosa... Una considerazione che a me piace fare ormai all'inizio dei progetti, perché poi ci sono passato e l'ho sbagliata poi sempre su tutti i progetti che ho fatto, e quando qualcosa sembra fattibile vuol dire che è overscope, vuol dire che è troppo e quindi riduci perché nella propria testa sembra tutto sempre più semplice, più fattibile di quanto non lo sia veramente. Quindi darsi gli obiettivi piccoli, sì, ma quando si trova l'obiettivo piccolo, almeno per me, il metodo che funziona per me è ridurlo ancora di più, perché vuol dire che probabilmente è troppo grande. È direttamente collegato alla situazione in cui quando chiedi a qualcuno quanto tempo ci pensi di mettere per fare questa cosa e ti dice 2 settimane, sono 4 in realtà le settimane. Esatto. Praticamente per anche più terra è la stessa cosa che ha vissuto chiunque abbia provato a gestire una campagna D&D, e so che Simone anche questa cosa la sa bene. Tu pensi che per la tua campagna i giocatori riusciranno a fare cose X, ma se pensi che loro in una sessione faranno X, tu vai a ridurre, perché non ci arriveranno, faranno molto di meno sicuramente. Praticamente è la stessa cosa, solo che in questo caso è la fattibilità del progetto. Sì dai, secondo me ce la faccio in 3 mesi a fare questa cosa, ok, forse stai già facendo troppo, potenzialmente. Poi magari invece sei una persona che riesce a scandagliare molto bene, però spesso e volentieri è così. Ma tra l'altro io mi collegherei, brevissimo off topic, un modo incredibile, secondo me almeno, per fare in certi versi esperienza in game design e fare una campagna D&D, smasterarla, perché stai facendo quello alla fine. Sì. Più che altro la cosa strana del networking è che mi sembra il conoscere persone con il solo secondo fine di sfruttarne i contatti e le conoscenze. Allora, secondo me viene vista così, e in realtà anch'io ho molta difficoltà, come avete accennato prima, a scrivere, farmi viva, eccetera, o anche solo ansia nel postare, ad esempio su LinkedIn, cose del genere, proprio per questo fatto qua. In realtà bisogna, secondo me, soprattutto per quanto riguarda i gruppi Discord, ma in realtà anche i post di LinkedIn o tipo i messaggi LinkedIn, Simone diceva prima, fare domande, ok, il networking può portarti anche al lavoro, ma tu non devi vederlo come l'unico modo per trovare lavoro o per trovare contatti, devi vederlo principalmente come un modo per ottenere delle, non tanto competenze, ma conoscenze in più, insight da parte di persone su internet o comunque anche nella vita reale in realtà. Quindi se sei interessato a a questo ambito, vedila come un
devo conoscere persone che ci lavorano, che hanno più esperienza di me, gli chiedo come hanno fatto a creare questa feature, fare questa meccanica, trovare lavoro, cose del genere. Quindi non è necessariamente un discorso di ti chiedo, ti faccio i complimenti perché così poi tu mi referenzi alla persona o trovo lavoro perché le chat, eccetera. No, è più un discorso di ottenere il massimo, secondo me, anche sembra un po' utopistico, però ottenere il massimo dalle interazioni anche su internet e sui social media. Questo so che è difficile, insomma, da pensare, perché comunque uno dice no, io faccio il mio. Sì, certo, però è importante anche confrontarsi, perché in realtà è quello che faresti dal vivo, no? Cioè tipo tu andassi, cioè se tu vai in un'accademia, vai a fare delle gem, eccetera, ti trovi con le persone e ci parli assieme, no? È quello che dovresti fare anche su internet. Mi collego brevementissimo perché poi passiamo al prossimo segmento. Aiuto, scusate. Mi sono dimenticata di dirlo prima. Io ho esperienza e un background anche in quello che potremmo definire tabletop game design o comunque design di giochi da tavolo o di ruolo. Posso confermare che sia da un punto di vista comunicativo e di scrittura, ma anche da un punto di vista di game design, un background di questo tipo e un approfondimento di questo tipo, sia scrivere campagne D&D, scrivere moduli, elementi homebrew di D&D o altri GDR in realtà, aiuta tanto a sviluppare alcune competenze, specialmente se si va nella direzione game design, narrative, eccetera. Quindi non è da sottovalutare, come non è da sottovalutare, come hanno detto gli altri, quelle skill che ti porti dietro e che sono completamente trasversali, non solo le soft skills, ma anche quelle legate a narrativa, tecnica, programmazione, eccetera, che sono trasversali ad altri ambiti, ma sono assolutamente utilizzabili, anzi servono. A questo punto io vi direi, dato che abbiamo già introdotto il tema giustamente della pratica, io vi direi se parliamo un po' dei nostri progetti, di come abbiamo fatto brainstorming, come abbiamo strutturato la pre-produzione, produzione, ostacoli incontrati e cose di questo tipo. Io perché vi ho parlato anche nel annunciazioni di questa live di un gioco che uscirà su Steam, perché i presenti Ragu Rumble pubblicheranno su Steam. Raccontateci. Raccontiamolo. E inizio io, poi facciamo bungee jumping un po' qua e là. Allora, dei qui presenti siamo io, Papera, la nostra Papera, Edier, Riccardo che alza la manina col maglione e Edoardo, che in questo momento quello Kratos. con il Kratos. E nulla, siamo parte di un team che si chiama Ragu Rumble. E abbiamo sviluppato in 2 anni e mezzo più o meno dicembre, un twin stick shooter da dicembre, esatto, un 2022. gioco twin stick shooter in stile low poly che a breve vedrà la sua pubblicazione su Steam. Data prevista è a giugno di quest'anno, ma già la demo è disponibile su Steam, scaricatela e provatela. Oh yes! Scaricate, giocate e lasciate recensioni, sapere. lasciate feedback. Il progetto in realtà è nato come progetto accademico, come il progetto accademico, e diciamo quello che porta i vari dipartimenti, chiamiamoli così, vari settori, quindi design, programmazione, artisti e compagnia, a collaborare per creare un unico progetto che includa le varie discipline. Noi siamo partiti inizialmente solo con designers, quindi eravamo in 6 se non ricordo male, e poi sono stati aggiunti artisti, programmatori, e in tempi più recenti abbiamo anche avuto l'assistenza di compositori e animatori. Diciamo la nostra prima esperienza, è stata la nostra prima esperienza di sviluppo di un titolo più o meno complesso, ma con tante più persone appartenenti a vari settori di per sé, che è un po' anche la sfida.
non è solo quella di creare qualcosa che di per sé si regga sulle proprie gambe, un gioco che funzioni, ma è anche quello di collaborare in maniera efficace con questi vari professionisti o con professionisti, insomma, questi altri ragazzi che provenivano da altri settori. Allora, fondamentalmente la nascita vera e propria dell'idea, sì, a brainstorming, discussione e, come dire, riflessioni su quelle che sono state le idee originarie di noi 6 designer per questo progetto, perché ovviamente cambia di progetto in progetto. In questo contesto, dove abbiamo iniziato come 6 designer per l'Accademia, è andata così. Ci siamo confrontati, abbiamo discusso che tipo di progetto pensavamo di andare a realizzare, e l'inizio è stata tanta ricerca di mercato, analisi dei dati, perché il progetto nasceva per linee guida dell'Accademia come un progetto che doveva partecipare ipoteticamente agli Epic Mega Grants, quindi andare a ottenere un compenso economico per un effettivo sviluppo. Quindi con questo scopo siamo andati a fare analisi su giochi vari, giochi che avevano già ottenuto questo contributo economico agli Epic Mega Grants negli anni passati, e abbiamo confrontato tantissimi dati. Quindi siamo andati a, definire quello che poteva essere il progetto da fare per un'ipotetica partecipazione agli Epic Mega Grants. Serviva a quello scopo lì nello specifico. Poi, di fatto, ovviamente, il progetto come fine di per sé, quindi fuori dal campo teorico, a noi serviva invece a livello di portfolio per avere un progetto da poter mostrare, e avere un progetto pubblicato su Steam ovviamente conta a livello portfolio. Quali sono stati, nelle varie fasi, decidete voi su quale soffermare la vostra riflessione, quali sono stati gli ostacoli maggiori da un punto di vista di, come volete, pre-produzione, produzione, comunicazione, soft skills, anche a livello, se volete, personale, che avete affrontato e da cui avete imparato anche, direi. Ecco che si apre la lista. Beh. Volendo possiamo partire da quello che vuoi, tanto è lunga. No, allora, volendo possiamo partire anche un po' da ogni esperienza personale. Una delle cose un po' più a livello generico è di sicuro anche trovare uno stile comodo per tutti di lavorare, un modo di comunicare, un modo di anche prendere decisioni. Noi eravamo un team all'inizio di soli designer, 6 designer, va di conseguenza che lì dovevamo anche capire ogni persona che competenze aveva, dove poteva rendere meglio nel progetto, e allo stesso tempo se effettivamente poi voleva svolgere quelle mansioni lì, per cosa poi stava lavorando, no? Una delle cose è stata anche capire all'inizio, questo parlo dopo aver deciso insomma la visione del progetto, no? Capire dove assegnare chi. Ok. Però in realtà è stato un lavoro che è stato fatto bene, perché penso abbiamo sempre avuto un'ottima comunicazione, un ottimo affiatamento nel team. Vorrei dire che, a proposito del metodo di comunicazione organizzativo anche, ci sono stati insegnati diversi metodi per organizzare il lavoro, la gestione delle tempistiche, quindi creazione di pipeline, eccetera, per assicurare lo svolgimento migliore possibile nel tempo dei lavori per portare a termine il progetto. Ci è stato messo, diciamo, come paletto il dover utilizzare un determinato strumento per organizzare varie task assegnate ai membri del team, e diciamo che questo, non essendo stato trovato come un modo comodo di comunicazione, ma purtroppo bloccati a doverlo utilizzare, ha portato non a risultati catastrofici, distruttivi, che hanno rovinato la produzione, però a qualche momento di disorganizzazione a causa proprio della poca fruibilità per alcuni di questo metodo. E quindi diciamo che è molto importante anche trovare in modo comune, tutti insieme,
il giusto metodo organizzativo e comunicativo per garantire l'organizzazione in fase di sviluppo. Se posso aggiungere una cosa a quello che hai appena detto, a noi ci è stato dato un metodo, ma come dicevamo all'inizio della diretta, senza applicazione pratica hai solo una parte. E noi abbiamo dovuto capire come sfruttare più o meno bene questo sistema on the get-go. Quindi mentre stavamo praticamente svolgendo la preproduzione del progetto, mentre stavamo già con le mani in pasta. Io invece volevo portare anche un altro argomento, ossia, diciamo, oltre al discorso, perché quello che ha detto Rick, sempre nel nostro caso è stato abbastanza rilevante, il confrontare quelle che erano le nostre competenze, perché inizialmente noi eravamo 6 designer, non sapevamo per certo quali altre figure avrebbero collaborato con noi, e quindi la nostra prima sfida è stata ragionare su un progetto che fosse fattibile se fossimo rimasti noi 6. Quindi se non avessimo avuto artist, se non avessimo avuto programmatori. Ora, poi pian piano sono arrivate delle figure, ma durante tutto lo sviluppo abbiamo comunque sempre dovuto affrontare il dover coprire posizioni che non c'erano. Ad esempio, animazioni e rigging sono stati una delle grandi sfide del progetto, e lì bisogna, diciamo, un po' adattarsi, un po' metterci sotto, magari imparare, sempre per il discorso T-shaped, e essere un po' polivalenti, cercare di coprire il buco che rimane, perché in questo tipo di progetto, dove non è che c'è una candidatura aperta e quindi stai assumendo cose di questo tipo, stai comunque cercando persone che collaborino, nel momento in cui ti manca una risorsa, la sfida diventa capire come riuscire a marginare quel buco. E un'altra cosa che volevo dire al volo è stata nella pianificazione dei lavori, perché era la prima volta che io e Simone gestivamo, diciamo, una pipeline o pianificavamo dei lavori. Abbiamo sempre dato troppo poco peso al tempo cuscinetto. Cioè, noi siamo spesso rimasti indietro sulla pipeline, perché una cosa che succede molto spesso, ed è il motivo per cui dicevo che serve fare tanti progetti per capirla bene questa cosa, è che quasi mai le cose vanno come pensi, perché magari all'ultimo secondo nella build si rompe qualcosa e quindi perdi tempo. Un esempio mio personale in questo caso è stato: pensavo di aver finito un lavoro sulla UI, si è rotto tutto e ho perso un ulteriore mese a riparare il danno, perché si era rotto tutto così tanto che ho praticamente dovuto ricominciare. E io me lo ricordo molto bene quel mese che siamo rimasti indietro a pipeline, perché sì, ai tempi dicevamo, secondo me ci sta. Sì, questa quantità di lavori ce la si fa a farla. Less is more. Bisogna abbassare tanto. Sì. Nice. Allora, io vi ricordo, tra l'altro, che questo gioco, Operation Remote, potete giocare la demo in questo esatto istante su Steam. Adesso, subito. Adesso lo linko in chat, basta. E uscirà, diciamo, la build completa a giugno, se non sbaglio, giusto? Correggetemi se sbaglio. Sì, quello. per giugno Ok. uscirà il gioco. Ok, perfetto. Quindi segnatevelo, giugno bisogna platinare Operation Remote. Ok, vi farei un'altra domandina a livello più tecnico. Quali sono i ostacoli, problemi, chiamateli come volete, che avete trovato maggiormente a livello tecnico, proprio a livello di engine, potremmo dire anche programmazione, ma anche design? Mi sembra che la UI sia stata, correggetemi se sbaglio, un punto un po' difficile da sviluppare, però ditemi anche voi, giusto anche per immedesimarci, magari che... chi ci sta guardando, per comprendere che, nel senso, sì, è un discorso di networking, soft skills, lavorare in team, organizzare la pipeline, eccetera, però poi c'è anche il lavoro dietro da fare, ecco, ci possono essere anche tanti problemi, come sappiamo. Faccio l'introduzione, poi se Edier vuole morire per la UI e raccontare il suo dolore lo lascio fare, però credo che comunque abbia tutto quanto
un'origine, che è l'essere stato il primo progetto così grande, tra virgolette, per noi, e l'aver dovuto imparare diverse cose durante il processo. Quindi all'inizio si facevano le cose in un modo, faccio un esempio mio, io all'inizio facevo i livelli in un certo modo, avevo un certo modo di fare documentazione, a fine progetto ne ho aggiunta un'altra, ho un altro metodo un pochettino più diciamo moderno, un po' più veloce, un pochettino più efficace, perché nel processo si è imparato. Poi quando si sono aggiunti altri collaboratori, diciamo che la difficoltà è passata anche sul trovare il modo di comunicare in maniera efficace con loro. Però quello non è tanto una difficoltà tecnica, è più una difficoltà di team working, che bisogna capire il tipo di comunicazione che devi avere con altre figure che non fanno parte prettamente del mondo del design. E quello è stata una porzione della difficoltà. Lascio Quindi, la parola. Scusami, lato tecnico diresti quindi trovare il modo più efficiente per fare una determinata cosa, che sia a livello di documentazione, eccetera, perché giustamente bisogna adattare il proprio processo sia in engine che sia in engine che tramite documentazione o design, il metodo più efficiente per il tipo di progetto che state andando a fare, quindi che andavate a fare. Quello anche anche perché comunque non so, mi pare nessuno, ma era il primo progetto isometrico per buona parte del team. Io ad esempio era il mio primissimo progetto con telecamera isometrica, e la level designer porta a fare uno studio completamente diverso da quello che è un terza persona, ma anche un prima persona, che sia per camera, prospettive, proporzioni, percezione del giocatore dell'environment, che per te è in un modo, per altri è in un altro. Quindi poi questo lo vedi con i primi playtest, vedi che la gente percepisce un ambiente in un modo diverso magari da quello per cui è designato, e lì devi capire che c'è qualcosa che va cambiato. E che poi in realtà è anche una soddisfazione quando vedi che alla fine ci riesci. Però sì, all'inizio è sicuramente una difficoltà. Ok. Edir, ti vedo. No, stavo pensando. No, in realtà non ho molto da aggiungere rispetto a quello che ho detto prima, perché fui più, cioè non è tanto un'analisi del problema in sé, perché quelli sono, diciamo, tecnicismi di quello che ci sta dietro, i widget, i blueprint e tutto. È sempre qualcosa che si riallaccia a quello che ho detto anche prima, ossia tu devi sopperare a mancanza di figure. E ad esempio noi non avevamo animatori, non avevamo UI designer o comunque programmatori per la UI, era la mia prima esperienza, quindi essendo, per quanto io la programmazione l'abbia già più o meno già la masticassi, sì, stavo un attimo ragionando al secondo anno, io comunque avevo già usato blueprint e quant'altro, quindi un minimo ci avevo preso la manualità, ed è andata sempre ad aumentare ovviamente in questi 2 anni. Con la UI è stata proprio la prima esperienza, che sempre programmazione è, ma è un po' diversa, e anche lì devi andare a fare dei ragionamenti sempre nuovi, perché comunque devi ragionare, essendo UI, sul fatto che ha un impatto visivo, quindi è qualcosa che non deve essere disturbante a livello dello schermo, non devi andare a coprire una porzione troppo grande, né andare a coprire cose che possono essere importanti, perché comunque in un isometrico, se fai una UI troppo invasiva, magari vai a coprire un nemico che il giocatore non vede, e non è proprio il massimo. Ok, no raga, grazie mille, molto molto figo, perché devo dire che nonostante fosse stato, anzi, nonostante sia il vostro primo grande progetto, io l'ho provato in anteprima, come posso dire, per vari motivi, e è uscito veramente un qualcosa di una qualità di base estremamente alta, specialmente se parliamo del panorama Steam, che vabbè, quello è sempre molto variegato, diciamo, però è un po' di tutto.
Diciamo che è un progetto dalla qualità molto alta, io vi invito a provarlo sinceramente, perché per essere fatto da un team di meno di 10 persone alla fine, giusto? In Siamo 9 totale? persone più 9, 2 9. collaboratori esterni. Sì. Ok. Una decina di persone massimo, tanta roba. Io posso dire che, come diceva Simone, per quanto riguarda la documentazione di level, posso anche esprimere lo stesso concetto per la documentazione di game design, cioè che abbiamo iniziato, non solo io, perché anche altri hanno lavorato alla creazione di meccaniche, quindi stilazione documenti di guida per chi poi avrebbe implementato il tutto in engine, e se si ha iniziato in un certo modo, ovviamente disponendo delle linee guida per mantenere una coerenza su come sarebbero stati costruiti questi documenti, a un certo punto ci siamo resi conto che mano a mano, non solo nella gestione della scrittura, quindi la formattazione del documento, ma anche nel contenuto, ci siamo resi conto che magari sarebbe stato meglio eliminare qualcosa di superfluo e aggiungere molti più dettagli importanti all'implementazione in engine di quella che può essere una meccanica, quello che può essere una determinata statistica relativa al danno che deve fare un certo tipo di arma, insomma, questo genere di cose. E mano a mano, sì, si è arrivati sempre con la giusta coerenza a avere degli ottimi documenti che non sono mai stati di scarsa qualità, ovviamente, altrimenti non saremmo arrivati fin qui, però sono migliorati, si può sempre migliorare e ne abbiamo avuto prova lavorando soprattutto a questo progetto, sì. Ecco, questo è un aspetto anche, se devo essere sincera, un po' sottovalutato nella mia breve ma intensissima esperienza anche esterna, diciamo, primi lavori. Devo dire che è sottovalutato, ma nel senso che uno pensa magari al game development, engine, Unreal Engine, Unity, programmazione. Sì, a livello di design però ci deve essere quella che è la progettazione del gioco, delle meccaniche eccetera, che passa attraverso anche, specialmente se uno lavora in team, ma in realtà anche se uno lavora da solo, avere della documentazione di design, non solo tecnica, ma proprio di design, di meccaniche, narrativa, tutto, che sia chiara e accessibile anche da un punto di vista di team. E niente, quindi grazie per aver sottolineato anche questo aspetto che è decisamente Sì. sottovalutato, secondo me. Perché È incredibilmente importante avere sia un compendium ordinato con tutto ciò che sia scritto di game, level design, anche roba di pre-produzione proprio iniziale, high vision, tutto ben ordinato, ben disposto, in modo da essere subito reperibile velocemente e ordinatamente, e un vocabolario proprio che indichi ogni termine utilizzato e frequente per riconoscere, segnalare determinati elementi fondamentali alla preproduzione e produzione, in modo che tutti a un certo punto li riconoscano come quello che sono e non ci siano mai incomprensioni. Questo favorisce tantissimo l'organizzazione e la produzione. Sì, io ho una proposta in realtà che secondo me può essere molto utile. Sì, dimmi tutto. Effettivamente molto spesso c'è un fraintendimento quando uno dice game designer. Cioè mi è Sì. capitato un sacco di volte, per esempio, dico game designer, quindi sei un programmatore. Quindi ti propongo, se magari vogliamo effettivamente, perché noi stiamo adesso Sì. usando molte parole che sono comunque tecnicismi, sono per chi è già un pochino Certo. dentro. Andiamo a definire comunque ragione. quello che Sì, fa il sì, game sì. designer. Può essere una cosa Sì, utile. potrebbe essere molto utile. Io ho dato in parte per scontato perché, diciamo, anche lì sono definizioni che, se guardi anche nell'industria, sono molto utilizzate, dico a cazzo di cane, però nel senso hanno una loro definizione, ma
sono più generiche. Rimane quell'area grigia, Esatto, sì. esatto. Volevo sfatare la cosa che per essere un game designer hai bisogno di saper programmare, perché non è così, o meglio, se ti servono delle conoscenze per creare un prototipo di una meccanica, però il lavoro che va a fare il game designer puro, come abbiamo detto prima, è quello di scrivere documentazione, ma banalmente scandire e descrivere il funzionamento di una meccanica, di una feature, quindi un'arma come funziona, che cosa può fare, cosa non può fare, quali sono i limiti. Questo lavoro può essere banalmente fatto anche su carta e penna. In realtà ci sono anche molti designer che nel loro portfolio hanno screenshot del loro, nel mio caso specifico l'ho visto nel level design, hanno screenshot della loro bozza su carta e penna, che poi banalmente sì, vanno a trasporre in digitale perché è più comodo, perché hai la possibilità di aggiungere media, di comunicare meglio, di comunicare in maniera più efficiente, però di base è un lavoro che è molto sulla progettazione, questa cosa deve funzionare in questo modo, e quello che poi è un altro aspetto è il lato prototipo che va a occuparsi il game designer, quindi non programmare, diciamo, nella sua interezza la meccanica, no? Quindi non aggiungere gli effettini, diciamo, calcolati bene. Poi chiaramente uno, per esempio nel nostro caso nel Operation Remod, l'abbiamo dovuto fare per mancanza di risorse all'inizio, però quello che va a fare il game designer essenzialmente è creare il prototipo di quello che deve essere poi la meccanica finale. Non partire dal concetto che il game designer è quello che ha l'idea. Il game designer non è quello che ha l'idea, il game designer è quello che tramite ricerca sa cosa c'è bisogno, quando ce n'è bisogno. Mettiamola più o meno in questa maniera. Sì, c'è è anche una quello che componente È di importante, idea, effettivamente però- non l'ho menzionato, sì. bravo Simone, che sei Comunque, come tradurre dato. l'idea in Sì, in mettiamola meccanica così. o quello che è. Esatto. Mettiamola così. Esatto. L'idea di per sé non è sufficiente, No, perché No, mai, anche mai. durante un brainstorming, in un brainstorming di successo possono uscire decine e decine di idee. Forse solo 5 di quelle sono effettivamente attuabili, di solito. Poi comunque questo è un po' il concetto iniziale. E una cosa che mi attacco anche al discorso che facevo della documentazione Edo prima, forse un errore che succede principalmente a chi inizia, io ci sono passato banalmente, non fare i documenti perché sì, perché vanno fatti. Non avere un approccio accademico alla cosa, ma avere un approccio che si basa sull'utilità. Cioè fai quel documento perché ti serve o perché serve al team. All'inizio è facile cascarci perché stai iniziando, stai imparando, dici ah ok, quindi dovrei fare questo documento, poi questo. Non è detto, dipende dal progetto. Il discorso è quando hai idea di quali documenti puoi e ti servono, tu li usi come strumenti. Mi serve questo strumento, faccio questo documento. Mi serve questo, faccio quest'altro documento. Questo più o meno è l'approccio che col tempo io, ma penso anche gli altri qua dentro hanno capito. Anche in questo caso tanta pratica è ciò che sistema questo difetto che tutti possono avere all'inizio. È normalissimo. E pur avendo io poca esperienza nelle jam, che ne ho fatta una sola, cosa che dovrei correggere effettivamente, è una cosa che le jam insegnano subito, perché si ha poco tempo, bisogna lavorare in fretta, bene, possibilmente, e proprio per questi fattori è necessario individuare cosa è necessario, scusate la ripetizione, e mettersi subito al lavoro. Quindi identificare immediatamente le meccaniche e via, documenti su meccaniche, dare priorità a quelle più importanti, insomma discutere anche con il team in certi casi per ciò che è fattibile, ciò che no, cosa comunque fondamentale in generale, come abbiamo detto per tutta la live. Piccola precisazione, il level design
come controparte fa la stessa cosa, ma da un punto di vista dei livelli. Piccolo mezzo rant. Ho visto ancora su internet gente lamentarsi o criticare dei livelli di un certo tipo, senza considerare che il level design ma deve essere legato al gameplay. Non è una mappa, è un livello e deve servire diverse funzioni, che non è solo estetica, non è solo environment, ma è anche gameplay e fondamentalmente adattarsi al gioco e al game design che ci sta dietro. E poi il narrative design è la controparte a livello narrativo, quindi tutti quei sistemi, anzi potremmo dire che il narrative è una sottocategoria del game design, perché il game design è molto più generico come termine, quindi per essere narrative devi essere fondamentalmente un game designer, ma applicato alle meccaniche di interazione e di narrativa, di non mi viene la parola. Storytelling? Sì, vabbè, non mi viene, scusatemi, ho avuto un brain fart. Aggiungo a quello che dicevi, Ale, sul level design. Fondamentalmente vanno sempre considerati come spazi di gioco, dove quello spazio deve in qualche modo racchiudere le meccaniche di gameplay, rispettando la game vision, diciamo, quindi la visione generale del prodotto. In quel modo quello spazio può essere percepito dal giocatore come unico. Nella maniera più tecnica possibile, tralasciando estetica, mood, eccetera, che sono importanti, ma parlando in maniera proprio estremamente basilare, se vogliamo, il level designer crea lo spazio di gioco dove vanno inserite meccaniche, diciamo principalmente meccaniche, e il gameplay. È uno spazio craftato, passatemi il termine, appositamente per quello. Yes, esatto. Anche per gli eventi e in generale proprio l'esperienza che il giocatore avrà nel gioco. Esatto. Bravissimi. E niente, io passerei, se non ci sono altri interventi, io passerei a i professionali stupidi. Professionalmente perché stupidi. dovete sapere che se Ragu Rumble sono appunto un team accademico di origine accademica, di alcuni ragazzi presenti qua in chat, e altri, tra cui io, Alessio e Simone, abbiamo fatto parte di un team che purtroppo al momento non è al completo in questa chat, ma magari ci sarà occasione in futuro. Un team chiamato Professionally Dumb, è un nome incredibile, grazie. E abbiamo avuto modo di collaborare per non uno ma 2 progetti accademici. E allora, come vi dicevo, noi abbiamo sviluppato un paio di progettini che alla fine sono state vertical slice complete in realtà, quindi demo giocabili, perché c'è questa qualità orrenda di YouTube, porca vacca, ok? Scusate. Parlerei anche noi di più che altro ostacoli, più che brainstorming, perché vabbè, il brainstorming ci può anche stare, però ostacoli, che noi ne abbiamo avuti molti, e come abbiamo strutturato e cosa abbiamo imparato. Che è il te? Per me nel senso, secondo me possiamo parlare di questo, poi tu vai. Certo, come no. Tra l'altro, la cosa volendo interessante che si può vedere anche secondo me è la differenza anche in quelli che sono stati processi obiettivi tra i 2 team, no? Perché appunto mentre il Ragu Rumble, l'altro è il team che ha parlato prima, hanno un progetto in pubblicazione su Steam, noi ne abbiamo sviluppati 2 più piccoli, di per sé presi unicamente non sono in uno stato pubblicabile, ma questo ci ha consentito di fare esperienza anche in 2 generi completamente diversi. Adesso il video che state vedendo è il più recente, che è un platformer in prima persona, fast-paced, ispirato a titoli come Ghost Runner, e mentre invece il progetto che abbiamo realizzato l'anno precedente era un puzzle game isometrico su base narrativa, quindi quanto
aspetti più opposto fondamentalmente si possa fare. Aggiungo Aiuto. il mio preferito. E niente. E niente. E se noi per esempio Operation Remote è in parte asset flip, se vogliamo usare una parola tecnica, quindi comunque abbiamo utilizzato asset dello store di Epic, voi invece avete fatto tutto con le vostre mani, se non erro, giusto? Buona parte. Sia il primo sia il secondo anno abbiamo collaborato con diversi 3D artist sempre della nostra accademia che ci hanno permesso di diciamo creare quasi tutto da zero, più il primo anno, se devo essere sincera, rispetto al secondo, se non sbaglio. Sì. Perché il secondo anno avevamo banalmente meno ragazzi a nostra disposizione, tra virgolette. Però sì, diciamo che il primo anno, come dicevano i Simoni, in realtà entrambi, è stato il primo progetto ed è stato quello probabilmente più... non quello più difficile, però giustamente essendo nuovo, per noi essendo il primo progetto così grande su Unreal Engine, ci siamo trovati davanti a diverse difficoltà anche tecniche. Mi era venuto in mente quando parlava Simone del fatto dell'isometrico, tanti, non problemi, ma sfide anche di level design e di camera per poter portare alla fine un gameplay che fosse coerente con la struttura che volevamo dare, perché alla fine quello che state vedendo adesso invece è un isometrico puzzle game anche abbastanza narrativo. È stata una sfida da un punto di vista sia di progettazione dei livelli e conseguentemente anche, diciamo, a ricerca di creazione, di collaborazione con gli artisti per creare un environment che potesse essere, e anche da un punto di vista secondo me di design e documentazione, siamo riusciti, soprattutto adesso in realtà il secondo anno con questo progetto qua, a fare un po' un lavoro migliore, perché il primo anno abbiamo dato non poca importanza, ma meno importanza del dovuto a magari documenti di design e specifiche. Il secondo anno, che in realtà è stato il terzo, quindi questo ultimo progetto, nonostante tanti problemi anche, mi permetto di dire, personali, quindi che ci hanno un attimo debilitato come team, siamo riusciti ad avere comunque una concezione secondo me più al passo con quello che volevamo fare, perché c'è anche da dire, e qua mi collego a un altro discorso che abbiamo fatto prima, che è non solo l'adattamento del processo al tipo di gioco che si fa, e questo l'abbiamo visto in entrambi i progetti secondo me. A maggior ragione noi l'abbiamo visto perché abbiamo fatto 2 progetti differenti e ogni volta ci siamo dovuti adattare a cose estremamente diverse e a processi nuovi, ma anche al discorso, volevo collegarmi al discorso ho perso il filo. Su asset forse, non lo so. No, ecco, adesso mi viene la parola, di overscope, nel senso che soprattutto con questo progetto qui, il secondo, siamo andati in overscope più volte, potremmo dire. Sì, ma la cosa di cui parlavamo anche prima con i ragazzi di Ragu Rumble è il fatto che siamo riusciti comunque a intanto appunto adattare i processi anche grazie alla documentazione, ma anche a fare ad avere una comunicazione di team che ci permettesse di comprendere che stavamo andando in overscope effettivamente. Una cosa interessante, diciamo, che si può vedere è il fatto che una differenza importante in termini di risorse tra il
primo progetto e il secondo che abbiamo fatto è che nel secondo progetto ne avevamo molte di meno Sì, in sì, tutti i sì. sensi, risorse di tempo, di anche persone che collaborassero assieme a noi, quindi per la produzione di asset magari. E nonostante tutto, ecco, forse a livello artistico un po' disordinato, ok? Questo si può dire. Però a livello generale del progetto e soprattutto parlando del gameplay in sé, che vede sia le meccaniche che il level design del platforming, eccetera, abbiamo raggiunto un livello qualitativo molto più alto. Secondo me almeno. Mhm. Poi No, Vi sono d'accordo. interrompo, chi vuole ragazzi, smentirmi... che noi dobbiamo purtroppo scappare, Va che bene. sono Sì, arrivati sì. gli impegni. Grazie mille per il Quindi, vostro niente. intervento, ragazzi. Grazie a te, Ale. Grazie a te. Grazie mille Grazie per Grazie l'ospitalità. per la possibilità di esposizione. Grazie a voi per E aver niente, un saluto a partecipato. tutti, un saluto alla chat. Ascolterò la live finire mentre siamo di là. Dai. Ciao. Grazie, grazie. Va bene. Ciao a Ciao, tutti, ragazzi. buona Grazie. continuazione. Ciao a Grazie a tutti. voi, ragazzi. Sì, no, quello che dicevo è che quindi non solo abbiamo sperimentato dei generi, delle meccaniche, quindi anche dei design completamente diversi, ma abbiamo anche sperimentato, però con un significato diverso della parola, il progresso che abbiamo fatto noi come designer in sé. Sì. Questo è molto Assolutamente. Quello sì. E questo, vabbè, mi collego. In realtà questi argomenti effettivamente sono usciti tutti con Ragu Rumble, però ci tengo a ribadirli perché secondo me sono qualcosa di comune a non dico a tutti i progetti per forza, però a tutti i progetti nuovi o di persone che si approcciano per le prime volte, ed è quello appunto di sviluppare nuove competenze per sopperire a delle mancanze, come diceva Simone, anche a livello di team. Banalmente i ragazzi di prima non hai il VFX artist, almeno per un primo istante, per un primo momento, devi diventare una sorta di VFX artist. Devi sopperire al lato di programmazione, lo fai. Magari lo fai da un punto di vista di prototipale, potremmo dire, quindi inizialmente, e poi se si porta avanti il progetto ovviamente servono competenze maggiori, però il bello secondo me del development è che si esula purtroppo, per fortuna in realtà, dal game design nel momento in cui vai a fare un progetto soprattutto piccolo, che però i progetti piccoli ti servono per buildarti un portfolio, per buildarti competenze e per crearti un percorso, fondamentalmente. Quindi sono parzialmente d'accordo su quello che diceva prima Riccardo. Adesso non c'è più il contraddittorio, ma è solo una considerazione mia così. Sì, ok, per fare il designer non ti serve saper programmare, ma devi assolutamente renderti conto che non ti basteranno le sole competenze di progettazione, design, scrittura dei documenti, eccetera. Dovrai adattarti per forza, a meno che tu non abbia già un background tecnico, ovviamente, o un background da, che cazzo ne so, QA, Quality Assurance nel mondo dei videogiochi. Allora lì magari puoi entrare direttamente nell'industria, ma lì è raro, penso. Per chi ha un background più generico come noi, devi per forza, secondo me, passare dalla collaborazione con persone magari a livello accademico, tramite GEM, eccetera, e quindi questo tipo di progetti devi essenzialmente adattarti e sviluppare nuove competenze per forza. Diciamo che anche lì dipende di caso in caso, perché alla fine la figura del game designer l'abbiamo definita prima, ma cambia molto di realtà in realtà, di studio in studio, azienda in azienda. Certo. In aziende più grandi non è raro che un game designer passi tutto il progetto a lavorare su una singola meccanica, solo sul design magari, una singola meccanica o magari sistema, più verosimilmente, mentre invece in team piccoli diventa quasi
una figura jolly. Esatto. Quindi sì, ok, fai il design, però implementa anche un pochino Esatto. le basi, il prototipo. Però sai, c'è da fare un po' di social, che so, Sì, dipende chiaramente, questi sono estremi opposti, ma certo. è un po' questo il concetto. Però allo stesso tempo mi permetto di dire, perché ci sono passata in prima persona, avere comunicazione e sviluppare una comunicazione anche verso e nei confronti di figure che non sono che non hanno conoscenze di design pari alle tue, figure tecniche, figure artistiche, eccetera, che hanno bisogno di essere, come potremmo dire, guidate, introdotte. Serve uno scalino in più, uno step in più di comunicazione nei loro confronti per poterle inserire bene nel team, nelle task, eccetera. Quindi è particolare come cosa, però sì, serve ed è qui che entra in gioco anche la pipeline. E non so se volevi aggiungere qualche cosa a livello di management o di level design. Ragazzi, Ale, non scusate, so. io vi interrompo perché vi devo salutare. Ok, Adesso, grazie Saluto mille. voi e la chat. Ciao a tutti. Ciao, grazie ciao. mille. questa è una considerazione molto importante, perché mentre il game designer è una figura che vive di comunicazione, lo stesso non vale per altre figure. Certo, è comunque importante saper comunicare in maniera efficiente ed efficace, ma ci sono disparità, ecco, se vogliamo, nel metodo. Quindi una cosa molto importante, soprattutto in ambienti di questo tipo, quindi ancora amatoriali, no? Non professionali, è l'interpretare, volendo usare questo termine, le intenzioni, si potrebbe dire, degli altri, perché tante volte magari una persona non è in grado di comunicarle appieno per una ragione o per un'altra. E un metodo che per me è più di recente, vabbè, ho affinato, diciamo, è quello del beneficio del dubbio, potremmo chiamarlo così, perché quando si sta lavorando tutti a uno stesso progetto e con lo stesso obiettivo, in molti casi può capitare di non capire magari perché una persona stia facendo una determinata cosa o stia dicendo oppure non facendo una determinata cosa magari, ma se tu sai e tieni sempre a mente che l'obiettivo è comune per tutti e tutti hanno a cuore il successo del progetto, chiaramente col presupposto che è effettivamente così, vabbè, però adesso lasciamo stare casi estremi. La cosa importante diventa capire, ok, se persona A sta facendo questa cosa che secondo me è sbagliata, secondo me non ha senso, o qualsiasi cosa magari ti possa passare per la testa in quel momento, ha senso. Sì, no, certo. E quindi capire di immedesimarsi, ecco, nel perché si è compiuto queste determinate azioni e quando non si riesce parlarne, banalmente. Bene. Tra l'altro mi allaccerei anche a un'altra considerazione fatta prima, che è importantissima e per noi lo è stato probabilmente ancora di più visto un po' il contesto, è sviluppare qualcosa che sia non solo adatto alle competenze attuali del team, quindi qualcosa che sia fattibile senza aiuto esterno. Nel nostro caso, ad esempio, col secondo progetto, il platformer Infernal Rush, abbiamo sviluppato qualcosa che richiedesse una singola meccanica da sviluppare, ovvero quelle di platforming, salto, wall run, wall jump e la scivolata. Così una volta un singolo sistema. quello, sì. Esatto, un singolo sistema in questo caso, non una singola meccanica, corretto. In questo modo, una volta fatto quello, potenzialmente il gioco è finito. In qualsiasi momento ci si può interrompere, esatto, anche con il level design, perché un'esperienza lineare di questo tipo
è espandibile quanto si vuole, aggiungendo altri ostacoli sempre più complessi, Altri eccetera, livelli, sì, come sì. anche altri livelli, come anche riducibile in qualsiasi momento, tagliando qualcosa che si era pianificato. In questo modo ci si ritrova, e questo è secondo me un consiglio ottimo da fare per chi magari si vuole buttare nello sviluppo di qualcosa da sé, è un modo per assicurarsi di avere in qualsiasi momento qualcosa di completo e che sia mostrabile, giocabile, presentabile, ecco. Ci sta, ci sta. Beh, se mi consenti il self-plug come per gli amici Sì. di Operation Remod, Yes. mi sono unito di recente io a un nuovo progetto che aveva già cominciato lo sviluppo di per sé, mi sono unito a supporto level design. Anche questo progetto c'è la demo scaricabile su Steam e uscirà nel prossimo mese, a marzo, Nice. il gioco completo. Com'è che si chiama? Aspetta che lo sto cercando, ma non trovo Anchor Quest for Atlantis. Ok, perché non mi ricordavo il È un Anchor, ma... action isometrico ambientato sul fondale marino Mamma mia. con gli isometrici. Gli isometrici sono nel cuore, ragazzi. È un pain, però sono nel cuore. Sono belli ma difficili. Sì. Con anche degli elementi un po' Metroidvania da scoprire. Yes. Tra l'altro molto contento io perché è stata finalmente la mia occasione di concentrarmi sul level design, che è qualcosa che non ho mai potuto fare appieno. Yes. Molto interessante, ecco. Sì. Ultimo esempio, Simone ad esempio ha fatto parte di praticamente alla fine 3 progetti, senza contare le gem, proprio anche per un fattore di networking, eccetera, perché ovviamente, vabbè, noi siamo stati tra virgolette facilitati perché facevamo sempre parte dell'accademia, quindi ok, però è un modo per dire anche questo, che comunque più c'è interesse da parte di una persona anche a diventare più, madonna il mio stomaco incredibile, a fare nuove esperienze e provare anche nuovi elementi, game design, level design, altre cose, collaborare in modo nuovo con altre aziende, team, privati, gente che vuole provare, insomma, secondo me è molto importante come concetto da ribadire. Ok, ci siamo, direi che va bene così, sono comunque contenta, magari ci sarà modo in futuro di approfondire, vediamo un po' cosa ci riserva il destino. Perfetto, ti ringrazio Simone, ti caccio dalla live che faccio dei saluti finali e niente, ti ringrazio anche a te, ciao, buona giornata, grazie mille. Io vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio i miei amici dell'Accademia per il loro intervento e noi ci vediamo in live. Probabilmente porterò anche Operation Remode, non so se porterò la demo perché la demo l'ho già giocata. Sicuramente porteremo a giugno, quando uscirà la build completa su Steam, ma potrebbe essere che portiamo anche la demo, devo vedere perché è un periodo un po' strano, ragazzi, e infatti prossimamente probabilmente cambierò anche location.